Ciao e benvenuto o bentornato nel mio canale. Nel video di oggi ti mostrerò un applicativo molto semplice e molto intuitivo, scaricabile gratuitamente dal Play Store, con cui io produco i miei video. Si chiama Power Director, è prodotto dalla Cyberlink ed è possibile scaricarlo tranquillamente nel link che troverai qui sotto in descrizione. In questo primo video ti farò vedere, le basi di questo applicativo, cioè ti farò vedere come importare e come andare a fare dei tagli semplici sui tuoi video. Questa è la schermata iniziale, dove abbiamo la possibilità di andare a vedere i video già lavorati, come in questo caso, come vedete qui, oppure di andare a creare un nuovo progetto. Quindi andiamo a dare un titolo al nostro progetto, in questo caso lo chiameremo test, e poi andremo a scegliere il formato, 16 noni, 9 sedicesimi, eccetera eccetera. Io solitamente uso 16 noni perché è il formato con cui registro. Ecco qui, adesso abbiamo subito la possibilità, ci fa subito caricare il primo video. Quindi andiamo a scegliere, lavorerò sul video della tettoia, se avete visto il mio canale avete visto anche il video finito. Quindi andiamo a scegliere un file. Per semplicità partirò dal primo file, che è anche quello un po' più, che ha bisogno di più tagli. Abbiamo la possibilità di andare a fare una visione, di anteprima del video che andiamo a caricare, per capire appunto se è il video giusto. E poi, cliccando sul più, andremo a importare il video. Ecco qui. Adesso potremo andare a rivederlo e a capire se il video che abbiamo scelto è un video che può essere utilizzato completamente o, come in questo caso, ha bisogno di tagli. Non a caso ho scelto questo video perché ha una prima parte molto lunga di preparazione che non è necessario mantenere nel video, quindi si può tagliare. Una volta scelto il punto in cui effettuare il taglio, andremo a cliccare sulla pennina che vedete in basso a sinistra dello schermo e poi andiamo a scegliere il taglierino. Ecco qui, in questo modo andremo a fare un taglio nel video. La parte che non ci serve può essere cancellata, quindi cliccandoci sopra e pigiando sull'icona del cestino. Tuttavia, adesso avremo un video sempre di una determinata lunghezza, con delle parti che probabilmente non sarà necessario lasciare a una velocità normale, quindi anche qui andiamo a fare il taglio. Il taglio in questo caso ci permetterà di selezionare una parte prestabilita, una parte ben definita di video. Ecco qui. Adesso sto andando a fare una modifica della velocità del video. Ecco qua, clicchiamo la parte di cui ci interessa fare una modifica, in questo caso modificare la velocità. Quindi cliccheremo sul tasto velocità e poi andremo ad aumentare o a diminuire la velocità. Potremo farlo sia rallentato che velocizzato. In questo caso faremo una sorta di timelapse, in modo da rendere un po' più scorrevole il video. Come vedete, tra una sezione e l'altra appare una piccola icona con la i. Cliccandoci sopra c'è la possibilità di fare di inserire un effetto di transizione, però non ci interessa adesso, quello lo vedremo dopo. Adesso vi farò vedere un'altra funzione di base, che è quella che ci permette di regolare il volume del video. Non a caso ho scelto questo video perché c'è, ecco, adesso andiamo a tagliare la parte che non ci serve. E andremo poi ad importare un secondo video, giusto per farvi vedere come si fa ad inserire delle nuove porzioni. Sempre andiamo nella nostra galleria, scegliamo il video che ci serve. Anche in questo caso possiamo fare una prima visione di prova per capire se il video che stiamo andando a selezionare è quello giusto. Questa è una parte di video con un volume molto forte, proprio perché stavo andando ad eseguire un taglio con una sega, quindi è importante andare a levigare il volume per evitare di avere un audio troppo forte e troppo fastidioso. Io nei miei video cerco sempre di lasciare prima una parte di audio normale, poi nel caso di andare a sfumarlo piano piano, per non andare a fare un cambio troppo brusco nel volume del video. Come prima andremo a fare un taglio, quindi andremo a selezionare la parte che ci serve. Ecco qui abbiamo trovato la parte dove il volume è veramente alto. Adesso, se vogliamo evitare di avere un volume così forte nel video, andiamo a sfumarlo e vi faccio vedere in che modo. Come sempre andiamo a selezionare col cutter la parte di porzione di video che ci serve e poi andiamo a lavorarci con lo strumento volume.
Ecco qui, cliccando sulla funzione volume abbiamo la possibilità di modificare appunto quello che è il volume dell'audio. Andiamo a ridurlo. Dal 100% lo andiamo a ribassare. Come vedete qui, con quell'icona, quel rombo verticale, abbiamo la possibilità di inserire dei punti in cui modificare il volume. Possiamo modificare o l'intera stringa riportandolo a un volume più basso, o andare a selezionare dei punti avendo la possibilità quindi poi di andare a sfumarlo gradualmente, quindi abbassando l'indicatore di percentuale. Come vedete al 100% lo possiamo aumentare o diminuire. Vedete che la curva dell'audio va a scendere. Questo permetterà ovviamente di avere un volume che va a sfumare leggermente, non avere un taglio netto nel volume. Ovviamente questo è semplicemente un esempio. Ho preso questo video proprio perché il volume era molto alto e nel caso in cui poi ci fosse necessità di inserire degli altri effetti sonori, il volume di base del video sarebbe andato a coprire completamente quelli che sono gli altri effetti che andremo a inserire. Anche in questo caso la seconda parte andremo a regolare direttamente il volume, dal momento che la seconda parte può anche rimanere con un volume costante, quindi senza sfumature. Andiamo a importare un volume un po' più basso, quindi in questo modo andiamo a mettere un volume che va a sfumare nella prima parte, poi nella seconda rimane basso al volume che abbiamo selezionato. Ecco qui. E questa è la prima parte che vi ho fatto vedere. Adesso, come vi ho detto prima, è semplicemente a titolo di esempio. L'importazione è il primo taglio dei video. Adesso vi farò vedere un po' come andare ad unire le ultime parti per evitare di fare una chiusura brusca del video. Abbiamo la possibilità di inserire appunto dei colori di chiusura. Ad esempio io uso dei colori o un'immagine, il logo del mio canale. Quindi possiamo importare dalla tavolozza dei colori un colore nero, ad esempio. E vi farò vedere anche la funzione transizione da un video all'altro o da un video a un'immagine, immagine. Ecco qui, quindi cliccando sulla i andremo a selezionare. Io selezionerò la funzione dissolvenza. Funzione dissolvenza che ci permette di sfumare piano piano verso il nero. Questa versione che ho di Cyberlink Power Director è la versione base, quindi la versione gratis, che potete scaricare tranquillamente dal Play Store. Come vedete in molte funzioni c'è la funzione try. Perché c'è la funzione try? Perché questa è la versione base non a pagamento. C'è la possibilità però di inserire delle nuove funzionalità scaricando la versione premium, che ha un costo mensile. Io non l'ho fatto semplicemente perché le funzioni di base per i lavori che faccio io sono più che sufficienti e quindi mi sono trovato sempre bene con queste funzioni. Se cliccate nella versione try avrete la possibilità di provare per 7 giorni le funzioni e poi passare appunto alla versione a pagamento. Io però uso le funzioni di base anche perché diciamo che non ho questa particolare necessità di usare funzioni più specifiche. Come vedete adesso avete la possibilità anche di modificare la durata della transizione. Di base viene data una durata di 5 secondi, ma voi potete ridurla o aumentarla. Così come possiamo fare per le immagini, possiamo anche semplicemente andare a ridurre la durata dell'immagine, quindi il tempo che l'immagine rimarrà sul video, con una barra di regolazione, come vi ho fatto vedere prima. Una volta che abbiamo completato tutte le operazioni, abbiamo la possibilità poi di andare a produrre definitivamente il video. Quindi cliccando sull'icona in alto a destra andremo a salvare e scegliere il formato le dimensioni del video, in questo caso Full HD a 1080p, e produrlo. Quindi l'applicativo andrà appunto a lavorare a creare il nostro file di video, che poi ci ritroveremo direttamente nella galleria. Questo è il primo di una serie di video in cui vi presenterò questo applicativo. Poi nei video successivi vi farò vedere come utilizzare altre funzioni del programma, dell'applicativo. Come sempre, se questo video ti è piaciuto ti invito a cliccare mi piace qui sotto, iscriverti al mio canale e attivare la campanella per stare sempre aggiornato su tutte le mie pubblicazioni. Continua a seguirmi perché nei prossimi video ti farò vedere le altre funzioni di questo bellissimo applicativo. Buon proseguimento!